attimino. No, minchia, il problema qua è che una volta Diavoli, scusate, ma sono sbudellato perché sono appena rientrato da un giro in Grecia, poi vedrete nel prossimo video. Ma il mio interesse era farvi vedere i due dispositivi che utilizzo principalmente per registrare le mie avventure in moto, i miei viaggi in moto, ma anche per dirvi che fino al 30 di novembre ci sono le offerte Black Friday Insta360. Quindi andiamo a vedere insieme quali sono i due dispositivi, anzi le due cam che utilizzo per registrare le mie avventure in moto. Allora partiamo dalla più recente, Insta360 Ace Pro 2. Hanno migliorato la qualità dell'immagine, il microfono con questo supporto che migliora l'audio e hanno anche aumentato la durata della batteria. È vero, può registrare fino a 8K, ma io per questioni di comodità registro in 4K 60 fps. Detto questo, vi do altre due dritte sulle impostazioni. Per quanto riguarda la nitidezza, impostate su media o bassa, perché altrimenti mi sono accorto che mettendo nitidezza alta le immagini diventano un po' troppo artificiali. Seconda cosa, per quanto riguarda i colori, è vero che sulla Ace Pro 2 hanno messo una specie di E-Log, ovvero profilo colore piatto, e quello là lo potreste utilizzare se siete un po' dei smanettoni e se avete tempo poi in post-produzione di correggere l'audio o comunque avere dei LUT predefiniti, cose che potete comunque anche utilizzare con l'Ace Pro 2. Io invece la utilizzo da bestia che sono soltanto su Vivid, per lo più in moto, in modo tale da avere, come dire, anche un po' di colori sparati per quanto riguarda i panorami. Perché mi piace questa Ace Pro 2? Uno, è stabile, non ho mai perso un file, non si è mai impallata. Due, con l'applicazione Insta360 gestisco con semplicità i file e se ho bisogno di passare un file subito per condividerlo, per esempio su Instagram, ci metto 2 secondi. E 3, perché con gli attacchi magnetici posso spostarla da, per esempio, al supporto del casco a un supporto 3 piedi, in modo tale da utilizzarla come vlog anche con la comodità dello schermo ribaltabile, reclinabile, chiamiamolo un po' come vogliamo. A tal proposito vi consiglio 3 accessori fondamentali. Uno, la base magnetica più larga, che viene più facile, come dire, da utilizzare, togliere e mettere la cam, e c'è anche una sicura. 2, questo che è il supporto verticale. E è vero che c'è la funzione free frame, ma non mi fa impazzire perché croppa troppo l'immagine per utilizzare poi le clip in orizzontale o in verticale. Per questo, grazie a questo supporto che si chiama, se non sbaglio, supporto verticale, esatto, con semplicità possiamo montare per esempio sul casco la cam o per i filmati orizzontali o per i filmati in verticale. Questo accessorio, se volete fare anche dei motovlog, è questo che è il supporto, l'adattatore del microfono, che va attaccato con USB-C e fuori ha la classica presa jack microfono lavalier. Ne ho provati un paio di microfoni, io vi consiglio o il Rode Lavalier Go oppure il nuovo microfono DJI Lavalier. E poi c'è lei, Insta360 X4. Perché la amo? Perché tramite le due lenti avremo dei video a 360 e non ci dobbiamo preoccupare di come la montiamo o verso la orientiamo, perché appunto poi le due lenti fanno uno stitch e quindi prima registriamo e poi dopo in post-produzione con l'applicazione Insta360 scegliamo noi cosa ci interessa vedere. Anche lei può registrare fino a 8K,
ma per via della pesantezza dei file io vi consiglio di registrare in 5.7K a 60 fps, in modo tale anche da poter fare qualche slow motion in qualche situazione di moto più divertente. Perché secondo me la X4 è una cam che non può mancare ai motociclisti? Perché è l'unica action, soprattutto a quelli che viaggiano in solitaria, ecco, perché è l'unica action cam che vi permette di avere delle riprese in terza persona grazie al kit moto e al bastone selfie. Piccolo consiglio per la X4, mi raccomando, tenete sempre le lenti pulite. Anche se montate la protezione delle lenti, mi raccomando, ogni tanto smontatela, perché se fate fuori strada potrebbe entrare della polvere e quindi il risultato dei vostri video non sarà ottimale. Visto che ci sono tanti appassionati che mi seguono, che hanno il GS, ecco a voi il bundle direttamente in collaborazione con BMW Motorrad. Praticamente è una X4 brandizzata BMW. C'è anche questa. Allora, ma a questo punto vi chiederete, beh Fede, quale comprare? Io che comunque che in quest'ambito ci lavoro, per me sono fondamentali entrambe. E non c'è una meglio o una peggio, dipende sempre dal tipo di utilizzo. Adesso vi spiego. Io ho questa, la Ace Pro, fondamentalmente la Ace Pro 2, la utilizzo quasi sempre montata sul casco per appunto le riprese POV, e adesso comunque la comodità, hanno migliorato il microfono, sgancio e faccio alcune riprese direttamente con questa, non utilizzo neanche più l'iPhone. Questa invece la utilizzo, si chiamano fegatelli, nel senso fa riprese della Madonna, però se fate video molto lunghi vi dovete ricordare che poi dovete fare il lavoro di post produzione, quindi diventa un po' più macchinoso. Siccome io poi non ho voglia di stare lì a smadonnare, prendi i clip qua, fai lì, alla fine con questa ci faccio soltanto dei fegatelli, ovvero c'è un bel posto, sto attraversando, sto facendo un bel passo di montagna, un bel posto in moto, no? Oltre alla ripresa sul casco, faccio delle riprese con la X4 in modo tale da avere, come dire, un'inquadratura diversa e cercare di far immergere lo spettatore un po' meglio in quello che comunque sto vivendo io. A questo punto, beh Fede, se dovessi sceglierne una, allora, che cazzo ne so io? No! Allora, se dovete scegliere una, secondo me, quello che fa questa non lo fa. Questa però fa dei video un po' più professionali. Però è anche vero che con la X4 possiamo utilizzare la singola lente e quindi avremo praticamente una Ace Pro 2, certo con qualità minore. Però secondo me, io immagino che tanti di voi utilizzeranno non per fare video YouTube o roba del genere, il fatto di avere una X4 con il kit moto e il bastone selfie, beh, secondo me anche per fare dei video social di 15 secondi, secondo me è più simpatico. Poi comunque l'applicazione è semplicissima da utilizzare, anche, come dire, lavorare sui file. Quindi secondo me se dovete sceglierne solo una, beh, andate sulla X4, perché vi dà, è qualcosa di diverso e secondo me vi potreste anche sbizzarrire, utilizzare l'immaginazione per creare dei video simpatici da mettere sui social. Però come vi ho detto, io per esempio in Sud America partirò fra 10 giorni, utilizzerò entrambe. A questo punto niente, io già mi sto cagando sotto perché fra 10 giorni parto per il Sud America e non ho ancora, non so dove andare, non so che traccia fare, non so niente, però poi in caso faccio un altro video a riguardo. Detto questo, spero che vi abbia un attimo aiutato a capire meglio come funziona, probabilmente avrete ancora più dubbi, mi dispiace, non lo faccio apposta. Però vi ricordo soltanto che in descrizione video vi lascio i link da poter utilizzare. Fino al 30 novembre ci sono queste offerte Black Friday. Mi raccomando ragazzi, io non mi assumo nessuna responsabilità su se vi lasciate con moglie e cose perché comprate 12 Insta360. Vi voglio bene, ci vediamo al prossimo video della Grecia.
A presto!